Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di 5 Days, un gioco di ruolo di Claudio Serena edito da Fumble GDR e distribuito da MS Edizioni. Vi chiedo scusa in anticipo se oggi cerco di tenere il tono più serio possibile, quindi senza gag o senza battute, dal momento che di un gioco molto serio che affronta argomenti decisamente molto seri, 5 Days si tratta. In termini di paragone con qualcosa che vi abbiamo già mostrato sul canale come profondità e serietà tematica, mi sentirei di confrontarlo con un Primavennero. Certo, magari in 5 Days non abbiamo un tema specifico, in Primavennero appunto era quello di essere delle persone indesiderate dal regime nazista che si nascondono da una retata e poi devono cercare però nel frattempo di risolvere i loro scheletri nell'armadio. Vi rimando alla recensione in quel caso. Per quanto il livello di immersione e serietà, dicevo, sia più o meno simile, 5 Days ci lascia comunque il margine di poter variare l'epoca, di poter variare i temi che vogliamo affrontare e quantomeno ci sono dei momenti anche volendo per cercare di sdrammatizzare un minimo la situazione, non troppo per non finire ovviamente fuori tema. Veniamo quindi al sodo. Di che cosa parla 5 Days? Il modo migliore secondo me è mostrarvi e leggervi direttamente la quarta di copertina, che lo fa in maniera molto efficace. 5 Days è un gioco duro in cui interpreterete la tragedia di un gruppo disfunzionale che dovrà affrontare un lutto reale o metaforico tra rapporti personali rovinati dal tempo e dal silenzio. A volte una parola detta di troppo porterà due persone ad allontanarsi, a volte saranno le parole non dette, potrebbero affrontare i propri traumi e ritrovarsi o scoprire che ciò di cui avevano bisogno era recidere per sempre i legami con un passato che le ha fatte soffrire. 5 Days si gioca facendo delle domande ispirate alle 5 fasi di accettazione del lutto: negazione, rabbia, negoziazione, depressione e accettazione, spendendo e scambiando token con le altre persone al tavolo per esplorare la storia e i rapporti personali della famiglia che interpreterete. Una descrizione, devo dire, piuttosto efficace. Qui dietro tra l'altro potete anche trovare delle varie fonti di ispirazioni, giocalo se ti piace, per esempio Sons of Anarchy o Yellow Jackets, un po' di musica consigliata come Gas Panic degli Oasis, per farvi anche qui un esempio. Più nello specifico, il gruppo disfunzionale o famiglia a cui il manuale fa riferimento si tratta in realtà di una famiglia nel senso più allargato del termine, in senso ampio. Potreste essere effettivamente un gruppo di persone imparentate, genitori, figli, nonni, nipoti, ma potreste essere anche per esempio un vecchio gruppo di amici, compagni del liceo, potreste essere un vecchio gruppo di motociclisti che per esempio il manuale appunto fa un esempio in questo senso. Fatto sta che vi ritrovate divisi da un evento di cui appunto non volete parlare e che tra l'altro voi non saprete all'inizio come giocatori di che cosa si tratta nello specifico, perché 5 Days si tratta appunto di giocare per scoprire tutti insieme di che cosa si tratta. Questo evento potrebbe essere di varia natura: una tragedia, la morte di qualcuno, un particolare evento catastrofico, qualcosa che comunque è stato traumatico a un certo punto per il vostro gruppo. Proprio per questo dettaglio, che voi non sapete all'inizio come giocatori di che cosa si tratta nello specifico, sarà importantissimo giocare senza cercare di forzare troppo la propria visione di questo trauma che avete tutti subito, la propria visione in questo senso. Cercare di non interrompere il gioco fermandosi a discutere, cercando di dire no, ma io avevo pensato questa cosa nello specifico. No, il gioco vi darà tutti quegli strumenti per cercare tassello dopo tassello di costruirlo tutti insieme, e quindi l'approccio che vi suggerisco è anche di essere in qualche modo curiosi di scoprire in che cosa consiste quella cosa che vi ha diviso. Ovviamente però sarà fondamentale nella sessione 0 decidere tutti insieme quali sono gli argomenti che non volete trattare. In questo senso il manuale gli elenca anche all'inizio quali sono quelli che molto facilmente potrebbero capitarvi in una partita, in una sessione di 5 Days: vari tipi di violenze, vari tipi di abusi, di traumi psicologici, quindi è molto importante stabilirli prima e deciderli tutti insieme anche quali non trattare. In questo senso il manuale offre tutta una sezione sugli strumenti di sicurezza che voglio affrontare meglio a fine video.
Quello che possiamo decidere però all'inizio del gioco è chi siamo noi come personaggi, che tipo di famiglia siamo e anche l'epoca storica. Potete variare, potreste essere ambientati nei nostri tempi, potreste essere magari un gruppo di reduci di guerra, un gruppo di soldati medievali dopo un particolare evento che li ha riguardati, un gruppo di gangster negli anni 30. Potete variare in tantissimi modi da questo punto di vista e ovviamente l'importante è stabilirlo. Quindi prima di vedere insieme come si struttura il gioco, secondo me è importante vedere tutti insieme la scheda di gioco che appunto ci viene fornita sia in versione online sia in versione cartacea o PDF se preferite da Fumble GDR. Ora la scheda ci viene fornita tra l'altro in inglese sul sito, ma poi dal manuale la potete trovare anche in italiano. Allora, abbiamo intanto una sezione dedicata appunto alla famiglia, dove, quando e dove siamo come appunto gruppo familiare, chi sono gli altri membri della famiglia, quindi anche i personaggi coinvolti. La sezione che cosa è accaduto quel giorno la lasciate vuota, la dovete compilare soltanto in fondo al gioco. Qui c'è la sezione per il nostro personaggio, qual è il nostro nome, chi siamo noi per la famiglia e le risposte alle 5 domande. Vediamo anche queste poi in che cosa consiste rispondere alle domande e come abbiamo concluso la partita. La seconda sezione invece riguarda la parte per la gestione dei token. Abbiamo nel mezzo la sezione per la pool di token della famiglia, da cui tutti possiamo pescare, e i token in mano a ciascun personaggio. A fianco potete vedere che ci sono le istruzioni su come spendere o dare o prendere i token a seconda della fase in cui ci troviamo. Come abbiamo detto, il gioco si struttura nelle 5 fasi del lutto, quindi se per esempio noi siamo nella fase di rabbia, il token si può spendere nei modi che vedete, ma vediamolo più nel dettaglio come funziona appunto durante una sessione di gioco. Five Days per l'appunto si struttura in 5 giri al tavolo in cui ogni giocatore avrà a turno ovviamente una scena che lo vedrà protagonista, e questa scena gli servirà per poter rispondere a una delle 5 domande relative alle fasi del lutto. Per prima cosa intanto però sottolineo che non è importante andare nell'ordine delle 5 fasi effettive, né è obbligatorio, una volta risposta per esempio a una domanda di negazione, saltare, cioè scegliere una domanda di un'altra fase. Possiamo benissimo scegliere di ripetere le domande di una fase, quindi possiamo rispondere benissimo 2 volte a domande di rabbia, possiamo saltare da una fase di negazione ad una di negoziazione o una di accettazione, per esempio. L'importante è che noi durante la nostra scena che ci vede protagonisti cerchiamo di trovare la risposta a quella determinata domanda. Nel caso stessimo finendo troppo fuori dai binari, gli altri giocatori possono intervenire dicendo torniamo al motivo per cui siamo qui. Cosa importante infatti è che voi all'inizio del gioco dovete stabilire anche qual è l'evento che vi ha riuniti e che vi ha spinto una volta per tutte ad affrontare la cosa che è successa quel giorno e di come i vostri rapporti si sono rovinati. Durante le fasi appunto ci viene elencato, l'abbiamo visto prima nella scheda, il modo in cui possiamo spendere, prendere o dare i token dalla pool della famiglia verso la nostra, dalla nostra pool a quella della famiglia, oppure darla agli altri giocatori. Per esempio, torniamo un secondo sulla scheda. Per esempio, se fossimo nella fase di rabbia, noi che siamo i protagonisti o gli altri giocatori potrebbero eventualmente spendere un token per fare del male a qualcuno presente nella scena senza immediate conseguenze. Possiamo prendere un token dalla pool di famiglia per fare del male a qualcun altro in un modo che non possiamo nascondere, oppure possiamo dare un token ad un altro membro della famiglia in scena per stemperare, in qualche modo placare un momento di ira o di violenza che l'ha colto. Quindi man mano che il gioco va avanti e noi poco a poco rispondiamo alle diverse domande segnando le risposte nella scena, costruiremo tutti insieme in una narrazione condivisa quello che effettivamente è successo quel giorno. Abbiamo tra l'altro il modo non solo di giocare con il tempo, cioè possiamo effettivamente saltare avanti nel tempo per raccontare determinati eventi successivi al nostro incontro. Possiamo anche tornare indietro a poco prima o poco dopo
la cosa che è successa. Fatto sta che poco a poco che rispondiamo alle domande, diciamo che il quadro diverrà sempre più completo e potremo capire effettivamente che cosa è successo. Per il nostro gruppo di gangster potrebbe essere stato il compagno che hanno perso nella rapina andato male. Potrebbe essere il fatto per il gruppo di soldati medievali di aver colpito il proprio capitano alle spalle e aver disertato, conducendo in questo modo la battaglia ad un esito disastroso. Possiamo giocare in tutti i modi possibili con la nostra fantasia e ovviamente a questo punto, giunti all'ultima fase, possiamo rispondere effettivamente a quella che è l'ultima domanda. Cos'è successo quel giorno e perché non ne vogliamo parlare? Superata questa fase possiamo dare la conclusione della storia ai nostri personaggi. Magari siamo riusciti ad accettare le cose, siamo riusciti a fare pace con gli altri membri della famiglia o abbiamo capito che non abbiamo più niente in comune con loro e ci dobbiamo allontanare. Però il numero di token con i quali ci troveremo in fondo al gioco determineranno tutta una serie di ostacoli alla nostra conclusione, a quella che avremmo sperato. Tenete a mente quindi che in questo modo effettivamente potrebbe non esserci un esito positivo per il vostro personaggio. Lasciatemi ora un attimo un po' di tempo per le considerazioni. Devo dire che intanto voglio spezzare una lancia a favore delle meccaniche di sicurezza e tutta la sezione della sicurezza che il gioco offre e che giustamente mette all'inizio del manuale. Abbiamo intanto tutta una sezione di trigger warning, dobbiamo decidere in modo molto concreto quali sono quei limiti che ci vogliamo dare, quali sono quei temi che non vogliamo affrontare, quindi porre linee e veli che conosciamo. Al posto della tradizionale X-Card che comunque potete usare c'è un altro strumento che è lo script change. Praticamente se un tema che non avevate pensato entra effettivamente in gioco, il giocatore ha modo di chiedere di raccontarlo in maniera diversa, di saltare o di sospendere un attimo la narrazione per poter, diciamo, rimescolare le carte in tavola in maniera più consona alla situazione. Venendo al gioco in sé per sé, 5 Days riesce a essere un gioco molto catartico perché in qualche modo noi possiamo simulare una dinamica che in realtà ci ha riguardato tutti almeno una volta nella vita: rapporti rovinati, un evento che bene o male ha segnato un punto di svolta per quanto riguarda il nostro modo di rapportarci con le persone. Ed è catartico proprio perché con questo gioco di simulazione, di poter spendere token per contraddire, aggiungere, ferire o placare gli animi in gioco, simuliamo tutti eventi che effettivamente noi commettiamo durante il tentativo di risoluzione di un conflitto. Si vede tra l'altro che è stato scritto da una psicologa, le 5 fasi di o meglio, è stato scritto con il supporto di una psicologa. Questo anche l'autore Claudio Serena in una live dedicata ci teneva a sottolinearlo. E in questo modo si vede perché noi con le 5 fasi del lutto effettivamente troviamo tutti quei vari modi di comportarci che noi effettivamente assumiamo durante la gestione di un conflitto per un evento troppo pesante per noi emotivamente. Potremmo scoprire che magari noi ci eravamo convinti che quell'evento non ci avrebbe fatto del male più di tanto e poi magari sedendoci al tavolo scopriamo quanto noi siamo stati emotivamente coinvolti, quanto abbiamo cercato di nascondere o magari quanto abbiamo cercato di farci passare per i buoni della situazione. A questo proposito nel manuale c'è anche una sezione dedicata al cosiddetto tema del bene superiore. Un personaggio potrebbe aver fatto del male agli altri quel giorno semplicemente perché ha cercato di mettere un bene superiore davanti a tutto, senza rendersi conto che a quel punto il male della situazione stava diventando lui. Quindi proprio per questo modo di simulare un gruppo disfunzionale con dei rapporti rovinati, 5 Days è un gioco molto educativo che io suggerisco come sistema per poter insegnare magari nelle scuole, nei gruppi di lavoro, nei vari insomma gruppi dove effettivamente dei team dove si lavora insieme, per poter imparare tutti insieme a gestire un conflitto in quel senso. Ora io per esempio nella mia esperienza di servizio civile provammo Monsegur, dove però lì era una situazione già data con personaggi già dati e il problema era lì sul momento e andava risolto sul momento, similmente a come è per esempio un altro titolo che vi abbiamo parlato di recente sul canale che è Last Resort, dove lì appunto il problema è
ora e dovete decidere ora cosa sacrificare, come comportarvi. In 5 Days però lo affrontiamo dopo. Da quel punto di vista sono tutti giochi, 5 Days ovviamente uno su tutti, per poter affrontare questi temi, e lo fa in maniera secondo me anche molto più efficace rispetto a un Monsegur o un Last Witch, la strada per l'Indisfern. Ha elementi simili, ma diverge ovviamente anche da Fiasco. Vi ricordate che anche in Fiasco c'erano questi rapporti un po' tesi e il gioco dei dadi per alterare le situazioni varie, e in qualche modo in Fiasco si giocava per vincere, tra virgolette, quantomeno per cercare di raggiungere i propri obiettivi e svangarla senza troppe conseguenze per le nostre azioni. Ricorda anche un po', da un certo punto di vista, anche un Last Sabbath, dove dobbiamo, data la situazione, compiere un viaggio e scegliere nel mentre quali ricordi sacrificare, quali pezzi di noi dover sacrificare. Similmente in 5 Days si tratterà anche lì di scegliere in che modo noi scegliamo di comportarci, magari anche dove cedere il passo e ammettere le nostre colpe, o cercare di nasconderle eventualmente. Le dinamiche possono essere da questo punto di vista appunto molto tossiche, se ci pensate. Quindi io mi sento di lodare questo gioco perché Fumble ci regala un nuovo titolo, un altro titolo che ci permette di scoprire il rapporto di noi stessi e con gli altri e con il mondo. Con Prism ci avevano insegnato come noi sacrifichiamo le nostre libertà in nome della sicurezza, vivendo in un mondo distopico. Con Not the End avevamo imparato a decidere quanto siamo disposti a rischiare per le cose che riteniamo importanti, oppure vale la pena anche citarlo con Trincea 1917, affrontiamo l'orrore della guerra e fino a che punto siamo disposti a spingerci per gli ideali di guerra che appunto ci vedono coinvolti come soldati. Detto questo, signori, è un titolo che vi consiglio, prezzo devo dire piuttosto abbordabile, 15 euro per un libro molto piccolo. Sul manuale e sul sito di Fumble trovate anche appunto le risorse di gioco. Detto questo, ringrazio tra l'altro la MS Edizioni per averci dato la possibilità di potervene parlare. Come tutti i titoli di MS vi ricordiamo che noi abbiamo anche un codice sconto che potete utilizzare per acquistarli, Forum Sententiam 10, appunto con un piccolo sconto del 10% su tutto il catalogo di gioco. Quindi se siete magari dei manager, se avete un team di lavoro, se siete anche un semplice gruppo di amici che vuole affrontare un tema un po' più serio, 5 Days io ve lo consiglio. Detto questo, signori, io vi ringrazio per averci seguito in questo video un po' più particolare, devo dire, come recensione e come tema. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di iscrivervi, di attivare la campanellina, per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Vi invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram e, se ce l'avete, anche su TikTok. Oltre a questo vi invito a unirvi al nostro gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. Daniele del Forum Sententiam, chiudo.